C'è un punto al largo del Gargano dove l'Adriatico cambia colore. L'acqua diventa così limpida che il fondale sembra a portata di mano. Le scogliere bianche scendono dritte dentro un mare verde. Sopra solo il vento e il richiamo dei gabbiani. Sono le isole Tremiti, poco più di 3 km quadrati di roccia e pineta, a circa una ventina di chilometri dalla costa pugliese. San Domino è coperta dai pini di Aleppo che arrivano fin sull'acqua. San Nicola è dominata da un'abbazia fortificata che guarda il mare da quasi 1000 anni. Capraia è disabitata, lasciata alla macchia e agli uccelli. Ogni estate migliaia di persone arrivano qui per le calette, i fondali, i sentieri che sanno di mirto. Una cartolina perfetta. Ma questa cartolina nasconde un'altra storia. Per molte persone, in epoche diverse, le Tremiti non sono stati un rifugio. Sono state esattamente il contrario, un luogo da cui non si poteva andare via. Il mare che oggi attira i visitatori, un tempo era il muro che tratteneva i prigionieri. La prima prigioniera di queste isole arriva da molto lontano. Si trattava di Giulia Minore, la nipote dell'imperatore Augusto, mandata qui con l'accusa di adulterio. In realtà la spiegazione era molto più politica. Giulia infatti faceva parte di una famiglia che minacciava la successione dell'imperatore. L'isola allora si chiamava Trimerus ed è quella che oggi conosciamo come San Nicola. Giulia vi rimase 20 anni fino alla morte. La tradizione vuole che sia sepolta proprio qui, non lontano dalla tomba che la leggenda attribuisce a Diomede, l'eroe greco che secondo il mito approdò su queste rocce. Da allora e per quasi 20 secoli queste isole hanno avuto due volti, quello della bellezza e quello della reclusione. Un'isola può essere una prigione senza la necessità di mura, bastano pochissime guardie e le isole Tremiti lo erano già prima dell'unità d'Italia, erano già una colonia penale. Già nel 1792 Ferdinando IV di Borbone soppresse l'antica abbazia di Santa Maria a Mare, allontanò i monaci e trasformò il complesso in luogo di detenzione. Mezzo secolo dopo, nel 1843, vi deportarono poveri e piccoli criminali dei bassifondi di Napoli per ripopolare le isole. Le cronache parlano di camerate umide, cibo scarso e malattie. E nel 1911, durante la guerra in Libia, le Tremiti accolsero circa 1300 libici che si opponevano alla conquista italiana. Ammassati in condizioni terribili, in poco più di un anno quasi un terzo di loro morì di tifo. È una pagina quasi del tutto dimenticata. Dall'abbazia un camminamento supera il fossato e porta nella parte selvaggia di San Nicola, un altopiano basso di erba e roccia, stretto dal mare su ogni lato. Il sentiero arriva fino a Punta del Cimitero, un affaccio aperto sull'Adriatico orientale.
che furono sepolti libici, deportati nel 1911, dimenticati per quasi un secolo in una fossa comune. Oggi in questo punto sorge un mausoleo a cielo aperto, un arco rivolto verso la Mecca e un percorso che si chiude tra la vegetazione. Dopo l'attentato a Mussolini del 1926 e le leggi fascistissime, le isole del sud tornarono a riempirsi di confinati politici e fra queste le Tremiti ebbero senza dubbio un ruolo, diciamo così, privilegiato. Passarono da San Nicola alcuni dei nomi che avrebbero poi guidato l'Italia repubblicana: Pietro Nenni, Giorgio Amendola, Pietro Secchia. Per un breve periodo vi fu confinato anche Sandro Pertini, futuro presidente della Repubblica, durante il trasferimento da Ponza a Ventotene. Quella che doveva essere una prigione divenne uno spazio di pensiero strappato al controllo del regime, un luogo di confronto e per alcuni di vera e propria formazione politica. Sull'altra isola, San Domino, il regime aprì un capitolo diverso e a lungo taciuto. L'omosessualità non era formalmente un reato, ma per il fascismo era una macchia da nascondere. La soluzione fu il silenzio, allontanare, confinare, non nominare. È cambiata l'isola, ma non la storia di privazioni. San Domino oggi è interamente vocata al turismo. Tutti intorno a noi ci sono alberghi, B&B, locali, questa bellissima pineta. Eppure qui, 90 anni fa, il regime fascista confinò degli uomini, non perché avessero commesso dei reati, semplicemente perché avevano delle preferenze sessuali differenti e proprio per questo andavano allontanati dalla vista, segregati lì dove nessuno poteva vederli. Furono alloggiati in 2 grandi cameroni, senza luce né acqua corrente, chiusi a chiave dopo il tramonto. Eppure, isolati da tutto, accadde l'imprevisto. Per la prima volta potevano vivere alla luce del sole, ciò che a casa erano costretti a nascondere. Si organizzarono, si presero cura gli uni degli altri. Fu effettivamente una vera e propria comunità. I cittadini dell'isola, all'inizio diffidenti, finirono per offrire qualche lavoro. Quella che doveva essere una storia di segregazione in realtà divenne, senza volerlo, la storia di integrazione della prima comunità omosessuale riconosciuta in Italia, qui sulle isole Tremiti. Poi, nel 1940, fu dato l'ordine, poco prima dello scoppio della guerra, di ritornare a casa e quindi di queste persone, di questa comunità, se ne persero totalmente le tracce. Il confino finì nel 1943 con il regime. Negli anni 50 arrivò il turismo. La fama delle isole crebbe anche grazie a chi le scelse come rifugio, come Lucio Dalla, legato a San Domino per gran parte della sua vita. L'immagine della prigione sbiadì, sostituita da quella della vacanza. Sull'isola di San Domino, il cantatore possedeva una celebre villa affacciata su Cala Matano, dove compose l'iconico brano Come profondo il mare, e un appartamento sull'isola di San Nicola.
Quest'opera in bronzo qui accanto a me è stata donata da Lucio Dalla alle Isole Tremiti. Sappiamo che Lucio Dalla era innamoratissimo di questi luoghi. Raffigura un acheo. Noi in questo momento ci troviamo sull'isola di San Domino e se notate lo sguardo della statua è rivolto verso l'isola di San Nicola, quasi come un antico guerriero che protegge le Diomedee. Visitare le Tremiti allora può voler dire due cose: fermarsi alla superficie, al mare e al sole, oppure ricordare un passato anche triste, fatto di confino e di leggili perticide. Guardare l'abbazia di San Nicola non solo come un monumento, ma come il luogo dove alcuni uomini hanno tenuto in vita un'idea di libertà. Camminare nella pineta di San Domino ricordando chi vi fu deportato solo per essere se stesso. Assaporare i paesaggi che hanno ispirato la musica di Lucio Dalla. L'arcipelago delle Tremiti è forse poco conosciuto, ma proprio per questo queste isole hanno conservato la propria autenticità, al riparo dal turismo di massa. La bellezza intima di questi luoghi non ha cancellato la sofferenza di chi ci ha vissuto privato della sua libertà, anzi l'ha custodita. Oggi queste isole non sono solo una meta nell'Adriatico, sono un luogo della memoria. La scelta di viverle godendo unicamente dello splendido paesaggio mediterraneo o di ascoltare l'eco di centinaia, forse migliaia di vite sospese, rimaste legate a queste rocce, a questi scogli e a questo mare cristallino, in fondo dipende solo da noi.